Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi un video doppio sulla smerigliatrice angolare della Parkside da 12 volt. Va meglio con la batteria da 2A o va meglio con la batteria da 4A? Indubbiamente con la batteria da 4A. Vi farò vedere infatti un brevissimo esempio proprio per quanto riguarda il taglio sul metallo. Ho scelto di tagliare un metallo che non sia eccessivamente grosso ma che non sia indicato per utilizzo con questo tipo di utensile. Infatti viene venduto per tagli su metalli sottili, dischi, c'è scritto proprio bello chiaro sull'etichetta, per tagliare metalli sottili. A 3,5 mm già diventa uno spessore un pochettino più importante, ma con la batteria da 2A riuscirebbe a farlo facendo più passaggi, va in protezione più volte. Invece con la batteria da 4A riesce a tagliare senza alcun problema, va in protezione eventualmente se premiamo un pochettino di più, oppure se storciamo un po' il disco, ma attenzione perché non andrebbe mai storto, provoca la rottura, è una cosa che non si deve fare. Ma se dovesse succedere, comunque ovviamente il disco si affatica perché viene frenato e si attiva la protezione anche in quel caso, per fortuna, altrimenti faremmo veramente un grosso danno. Vediamo quindi come si comporta in questo video brevissimo e poi arriviamo alle conclusioni salutandoci alla fine del video. E allora farò solamente una prova di taglio per ogni batteria, quindi su questo metallo da 3,5 mm con disco Bosch. Vediamo come taglia con la batteria da 2A e poi con quella da 4A. Ok, va bene, è andato in protezione già 3 volte. Proviamo con quella da 4A. No, è andata in protezione una volta, ma mi ha consentito letteralmente di eseguire il taglio, invece l'altra mi aveva consentito solamente di marcare il metallo, quindi molto meglio, sicuramente più indicata per un lavoro più tosto, più diciamo faticoso, la batteria da 4A. Okay. Abbiamo visto che la batteria da 4A sicuramente dà prestazioni migliori, non causa l'attivazione della protezione, ma anche a vuoto si sente che ha un numero di giri e uno sprint più elevato. E allora ragazzi, come abbiamo visto, con la batteria da 4A riesce a lavorare con meno fatica, riesce a tagliare senza alcun problema questo metallo da 3,5 mm, che è uno spessore che non è assolutamente indifferente per questo tipo di lavoro. Infatti, come è scritto proprio sui dischi, servono per tagliare metalli sottili. E questo non è sottile, sicuramente non è uno spessore eccessivo, ma per questo tipo di smerigliatrice è tanto. Quindi la batteria da 4A ufficialmente dà prestazioni maggiori e dà ovviamente anche un'autonomia più prolungata rispetto alla batteria da 2A, quindi il doppio, ma si carica ovviamente anche nel doppio del tempo. Un'altra piccola precisazione: qualcuno si è lamentato nei vari gruppi di Facebook che il tasto per avviarla non rimanesse più bloccato una volta messo in questa posizione. Anche il mio ultimamente sta cominciando a fare capricci, quindi mi costringe a tenerlo premuto, e la prendo con filosofia la vedo dal punto di vista della sicurezza, in modo che lasciando l'utensile almeno non mi rimanga acceso sul bancone se dovesse scivolarmi dalle mani, ma perché voglio essere ottimista. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto e lo avete ritenuto utile, e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!